iniziato più di 30 anni fa, c'erano gli anziani, adesso il vino è ritornato di moda, i ragazzi tornano in campagna a far vino e tutto. Lì era un momento di transizione e gli anziani dicevano che qui si piantava alberello a conocchia. Ho letto un testo di Mario Soldati, che è il secondo viaggio di Vino al Vino, parla appunto di questo alberello a conocchia, di vigneti che arrivavano a 30-40 mila piante per ettaro. I vecchi ti dicevano più piante ci sono, meno terra da zappare c'è. Quindi tu c'hai le radici che vanno in profondità, prima colonizzano il terreno, poi quando incontrano l'altra pianta che è una concorrente va sotto, qui essendo vicine vanno subito direttamente sotto. L'uomo fa parte del sistema, anche quando tu fai vino, è una tua interazione anno per anno con la vigna, da quando inizi la potatura, la gestione del terreno, la gestione dell'apparato fogliare e poi nella vinificazione, per cui tu non sei distaccato dal sistema. Poi più avanti volevano fare un allevamento di polli perché la zona era isolata. Diciamo che qua c'è un comitato di salvaguardia ambientale permanente da più di 30 anni. Siamo andati in comune, abbiamo fatto l'accesso agli atti e poi abbiamo visto questa roba qua. E sono riusciti a bloccarlo, perché poi... Sì, è stata complicata perché poi dopo vai al TAR, vai in regione, insomma, questi sono come dei flash che ti rovinano tutto quanto, no? Il sistema. Perché le Marche ti portano una pigrizia latente che non ce la fai più a staccarti. Poi c'è una nouvelle vague, diciamo, nelle Marche, è come se è ripartita l'entusiasmo, il turismo, il scambio. Quindi siamo partiti io e la mia compagna 9 anni fa con la cantina antisociale, senza avere comunicazione, senza avere social, senza avere niente. Siamo il manifesto dell'anticapitalismo, tante volte dico. Ah, ecco Gianluca, il ragazzo, il contadino. Vabbè, io tanto guarda, loro ne approfitto perché io sto al lavoro per mezz'ora, ne approfitto. Va benissimo Gianluca, dai, ci sentiamo dopo allora. Tu dopo va bene, io allora mi piglio mezz'ora, dopo sono sempre a casa, non ti pare. Va bene, perfetto. Va bene. A dopo Gianluca, ciao. Sì, io faccio biologico e ogni volta che piove devo diventare, c'è il caso che scendo anche 20-30 volte qua in mezzo col trattore. L'agricoltura base è quella che soffre di più, perché il vino, sai, fai come Curni, se sei bravo la puoi vendere pure a 100 euro una bottiglia, una mela vendila a 50, a parte che non avrebbe senso, ma... Beh, sai, dopo il boom economico degli anni 60-70 è cambiata tutta il discorso dell'agricoltura. Per il dopoguerra, non diciamo tanto dopoguerra, però era il momento del 60, il momento che di sviluppo, anche con 5 ettari di terra riuscì a fare la casa, oggi... Non rende più. Ma per carità, per carità. Il contadino era un po' l'ingegnere del territorio, cioè una volta il bosco veniva gestito facilmente perché serviva per scaldarti. Chi fa agricoltura oggi non esistono più agricoltori più, cioè sono una piccolissima parte. Verissimo, sì. Qua ha comprato tutto una multinazionale, si chiama Agripuglia. Uno della Vallata ha comprato tutta una multinazionale. Quindi in realtà qua la particolarità delle Marche era tutti piccoli territori e piccoli contadini. Una pianta adulta in un giorno si mangia, metti 30-40 kg di CO2. Tu dovresti, se ti metti lì a fare i calcoli, disboschi e metti una stesa di pannelli solari. Mettici anche che i pannelli fotovoltaici per la legge italiana sarebbero un rifiuto speciale. Prendiamo 20 ettari di stese di pannelli fotovoltaici. Non è quella la soluzione. Anche perché poi sotto crea un effetto serra, perché se tu metti tutti quei pannelli poi sotto il terreno muore. Anche lì dipende dall'interazione con le altre persone. Quindi se tu riesci a creare interazione, se riesci a creare quel senso di comunità, poi funziona. L'idea era
di Eleonora di farci una specie di arena, di cinema, di accoglienza. Dove si è fondata l'Italia? I bar, l'osteria del dopolavoro, le cantine, quindi un luogo di incontro in cui ci fosse lo scontro, l'incontro, la vita, in un periodo che andava verso i social, la non socialità. L'antifona classica è adesso arriva Amadori qua e porta lavoro. Che continua a crescere con un fatturato di 1.250 milioni di euro nel 2015 e oltre 7.400 lavoratori nei vari stabilimenti italiani, più di 160 assunti in 12 mesi. Mediamente quando arriva una realtà grande tende a meccanizzare. Qui non solo c'è bisogno di lavoro, ma c'è bisogno di un lavoro di qualità. In ogni regione c'è un posto dei sociopatici. Sì. Ma noi è tipo, io dico, la roba diciamo, siamo come muccioli. A un certo punto diventa una comunità. Sono 3 fratelli che ognuno ha una mansione. Uno, diciamo, macella, uno condisce e l'altro vende. So da generazioni che coltivano, che fanno salumi, però hanno voluto completamente cambiare indirizzo, quindi fare, tra virgolette, salumi naturali. Andiamo sia dall'allevamento dei suini, in particolare alleviamo 2 tipi di razze differenti, una è la razza antica marchigiana, quella che alleviamo allo Stato Brado, il suino della Marca, e l'altro è il Duroc italiano che invece alleviamo in stalla. Infatti vedi, ci sta certi utenti a certi posti, beve solo quei vini, beve solo, c'ha la bevuta proprio statica, non è aperto al cambiamento. Ma tra l'altro che palle! Che palle! No, mi dico, tanti che hanno certi locali, bevono sempre gli stessi vini, con le stesse persone, è più una setta. Il legno è la cosa più naturale dove tenere il vino e anche lì è una questione di metterci dentro una roba buona e scegliere un legno buono. Cioè il legno è uno strumento che ti permette una microossigenazione naturale attraverso i pori. No? Quindi dipende che vitigno hai, che caratteristiche ha e devi scegliere il legno di conseguenza. Il legno è una cosa che deve essere stagionata, ok? Quindi è uno strumento che serve per non avere riduzioni e per far evolvere il vino. Basta. Cioè non è che dici, anche lì la tostatura, cioè se tu vai dentro una tonnelleria, no? Tutti quanti per vendere qualcosa parlano di tostature, ma non è una questione di tostature. Il legno, l'unico modo con cui si piega è il caldo, se no come fai a piegarlo? Non è vero poi che in Italia non arrivano quelle buone, è perché in Borgogna gli serve quello, perché il Pinot Nero non ha tannino, no? Tu hai una botte anche non tanto stagionata che gli cede tannino, lì funziona, perché è il mix giusto tra legno e vitigno. Okay? Tu hai altri vitigni, altre maturazioni, hai bisogno di legni apposta per te. Cioè, non è che dici quelli sono buoni, questi non sono buoni, dipende che cosa usi, per cosa lo usi. Tutto effetto moda, cioè ritorniamo lì, c'è qualcuno che ti dice quello che devi fare e non quella che la tua terra e la tua vigna ti dice quello che devi fare. Che qua nessuno fa la tradizione, la faceva Marco Eleonora a suo tempo, l'unico vero agriturismo. Soufflé con la menta messa a bagno nel kefir di capra e un po' di limone, tanto sappiamo. Fare da mangiare è la mia grande passione, quindi se posso preparare qualcosa per qualcuno che apprezza, ben venga. Quindi tu ti informi, sei una testa pensante e poi leggi, provi a capire e ti fai una tua idea. Un vecchio vicino a noi diceva sempre pensa per te, ci aveva chiamato anche il cane, no? Il cane si chiamava pensa per te. Il problema è che tante volte non pensiamo per noi. Cioè, sbagliando con la testa degli altri, pensiamo con la testa degli altri pensando che sia per noi, ma fondamentalmente non è un nostro vantaggio. Cos'era il rumore? È il motorino d'avviamento. È il motorino d'avviamento? C'è la buca dell'enorme. Vai! Vecchia narrativa qua, capito? Prima parliamo della mentuccia, bisogna raccontare un sacco di cazzate. Tu lo sai che i produttori di vino, quasi come i sommelier, non ci arrivano, raccontano un sacco di cazzate, no? Si racconta cazzate. Ci sta, sai, come si dice, si è in commercio, poi bisogna venderlo, quindi alla fine va bene. Io ho giocato tanti anni a calcio, il mio primo allenatore diceva che la convinzione è mezza partita. Ecco questo.
La chiusa.